Signori, oggi ho deciso di creare un momento meditativo. Quest'anno sono entrato in gioco tante cose che mi hanno riempito tempo, pensieri, mente, preoccupazioni, scadenze, impegni, aspettative, ma almeno per questo video vorrei che il tempo si fermasse. O almeno che rallentasse un po' come accadeva quando mi chiudevo qualche ora a fare dei video dove disegnavo solo per il gusto di farlo. Oggi quel momento speciale deve tornare. Vi spiego, avevo in programma un reel di Instagram dove provavo questo pack di penne, ma mi sono anche detta, ha senso fare un disegnetto così veloce, tirato via, giusto per il gusto di farlo, che poi rimarrà della dimensione di un post-it, quando in realtà potrei prendermi il tempo e fare una cosa fatta bene. Quindi ho deciso che disegnerò per 10 ore. Ho bisogno di dimostrare a me stessa che se voglio questo tempo posso prendermelo, magari non tutto oggi, non tutto di fila, però stavolta va così. Questo è l'orologio, che tanto sapete bene se avete visto gli altri video che non funziona. Ma questo orologio non va. Comunque voi fidatevi, sono 10 ore. Questi i miei strumenti per oggi e voi adesso siete pronti a rilassarvi? Una cosa che facevo spesso e che ultimamente mi sono ritrovata a fare sempre meno era prendere l'iPad e mettermi a sketchare così, giusto per il gusto di farlo. In questa fase di sketch, che non saprei ben dire quanto sia durata, ma sicuramente più di un'ora, mi vedrete utilizzare un pennello che personalmente adoro. È un monolinea matitoso stupendo e da quando l'ho scoperto è diventato il mio pennello prediletto per sketchare e anche per fare fumetti. Non so se sapete che ogni mese esce in edicola Scottex Gigazine nel quale c'è una mia rubrica all'interno. Comunque tutti i miei fumetti sono disegnati con quel monolinea lì e potrei fare un video intero parlandovi soltanto di quanto adori questo pennello. Se foste interessati magari fatemelo sapere con un commentino qua sotto. E tra l'altro, siccome questo è l'ennesimo video di disegno, ormai saprete anche che mi piace molto prendere questi sketch, riportarli su carta tramite il ricalco e poi finire di lavorarli in tradizionale. Di solito però per trasferire il disegno utilizzo la lavagnetta luminosa, ma stavolta mi è presa così. Sono tornata alla procedura più antica del mondo, il ricalco alla finestra, che sicuramente porta con sé tutta una serie di scomodità, come il fatto che devi tenere le braccia in alto, come il fatto che devi stare in piedi, ma vogliamo mettere la semplicità di un gesto così bello come appiccicarsi alla finestra, sporcare tutto, impiastricciare il vetro con i nostri polpastrelli unti. Che soddisfazione! Il soggetto di oggi è un po' strano, ma è motivato dal set che andrò a utilizzare. Ho deciso di realizzare un'aragosta. Ho deciso di darle una svolta strana, di trasformarla in una specie di guardiano un po' in stile Zelda, aggiungendo ghirigori e forme strane. E quindi eccoci qui. Volete sapere quanto tempo è passato da quando il mio orologio ha segnato lo 0? Niente, potete vedere. Sono passate poco più di un paio d'ore. Ridendo e scherzando, comunque trasportare tutto il disegno e tutto, una mezz'oretta 40 minuti c'è voluta. E voi direte, ammazza, oh, così tanto. Ma sì, ma oggi me la prendo comoda, oggi ci rilassiamo. Comunque siamo pronti. Qui sul foglio c'è la bozza e queste sono le penne che andrò ad utilizzare. Dal momento che le penne sono indelebili, io non ho proprio tantissima voglia di metterle sulla carta senza averle prima testate, per capire un po' che armonie ci si possono tirare fuori. Proprio per questo abbiamo dei simpatici post-it che possono aiutarci nel percorso. Ecco qua alcune piccole prove e come potete vedere all'interno di questo set ci sono 8 penne colorate, una nera e una blu. Soffermandoci su quelle colorate però vediamo una cosa, possono essere raggruppate in 4. Per ogni tonalità di colore abbiamo una versione chiara e una scura. Abbiamo arancio e rosso, verde chiaro, verde scuro, azzurro, blu, fucsia e viola. Avendo quindi 4 colori chiari e 4 colori scuri, estendendo delle velature dei vari colori una sopra l'altra, si ottengono, partendo dai nostri colori primari, dei colori secondari un po' diversi, anche molto più interessanti secondo me, soprattutto quelli che hanno come base l'arancio. Quindi, fatto questo veloce studio iniziale, direi che possiamo partire. Per cominciare ho scelto proprio il soggetto del fiore, quello che ho inserito al centro del corpo della mia aragosta. Dovrebbe essere un crisantemo, un fiore che, non so se vi sarà capitato, viene anche spesso utilizzato come soggetto per molti tatuaggi. Qualche giorno fa ricordo di averne visto proprio uno sul braccio di una persona, era molto molto bello e sono partita da quello, con molta cura e minuzia, cercando di fare i petali interni di un colore diverso da quelli esterni. Ovviamente ci ho messo molto del mio, i crisantemi non sono fatti proprio così, ma è proprio questo il bello. Il risultato con queste tonalità molto calde mi è piaciuto molto perché si discosta profondamente dai colori di partenza. Non sono le tonalità nude, pure, sparate al massimo della loro saturazione, ma è proprio una combinazione delle varie penne che rende questa prima parte estremamente interessante. E di solito quando uno parte che è molto soddisfatto, poi c'è ancora tutto il lavoro da fare davanti a sé e dice, oh no, riuscirò a mantenere questo livello di qualità anche in futuro? Non lo so, non sono sicura. Quindi nel dubbio mi sono messa a fare tutte le parti veramente di aragosta. E ragazzi, non sapete che bello dedicarmi un po' al disegno dopo tanto tempo. Avrete visto
visto anche sul canale, sono usciti pochi video a riguardo, ma non perché io non stia disegnando, in realtà disegno sempre, ma quasi mai lo faccio così, come cosa fine a se stessa. C'è sempre uno scopo dietro, un fine, un progetto, un obiettivo, e non dico affatto che sia una cosa negativa, anzi per me è sempre stato un elemento importantissimo. Però allo stesso tempo l'altro giorno stavo parlando con dei colleghi disegnatori, piano piano tutti hanno dato la loro opinione su questo argomento, sull'importanza di disegnare perché ci diverte e non perché ci sentiamo obbligati. A un certo punto ti accorgi che per troppo tempo ormai quello che hai fatto e che ti piaceva fare, che ti piace tuttora fare, ma lo stai facendo soprattutto perché te lo stanno chiedendo gli altri, o perché hai una consegna, o perché devi fare quel progetto, devi fare quello, e non c'è mai un momento in cui dici no, ma io voglio fare questa cosa senza alcuno scopo, che a volte non è così grave, si tratta soltanto di prendere atto di questo pensiero, capire se ci fa stare bene o male, e nel caso ci faccia male fare qualcosa a riguardo, che sia un cambio di mentalità, un cambio di progetti futuri. Per alternare un po' di chiacchiere così da bar a un po' di commento sul disegno, per la chela mi sono concentrata molto sull'utilizzo dell'arancio insieme al rosso, e poi ho aggiunto un po' di verde per desaturare e scurire un po' le zone d'ombra, perché saprete, rosso e verde sono complementari, accostandoli uno sopra l'altro quello che si ottiene non è soltanto scurire ma anche desaturare. Ci ha comunque voluto un po' per completare tutta la parte di aragosta, mi ha richiesto un po' di tempo, ma ci tenevo a completare tutta quanta la parte arancione insieme per mantenere un po' di coerenza. Ed eccoci qua, vogliamo concludere questa prima parte di video mostrandovi il risultato di 3 ore e un quarto di penne su foglio, e queste 3 ore e un quarto vanno a sommarsi alle precedenti più di 2, siamo già a 5 ore di disegno. Non è incredibile? Non avreste detto che 5 ore dopo saremmo stati solo a questo punto? In realtà mi piace delle penne colorate il fatto che c'è da aver pazienza. Quanto vi sentite anacronistici nel 2024 a appassionarvi ad una cosa che richiede così tanto tempo per fare così poco? Tra virgolette, è una provocazione, naturalmente. Sono io la prima a farlo, quindi sarò pazza, chi può dirlo. Comunque 5 ore e un quarto dopo il nostro orologio segna ancora lo stesso orario di prima. È anche vero che l'avrete visto, non ho registrato questo video tutto quanto oggi. Riprendiamo con la parte 2, che dite? Ma visto che poco fa ho accennato alla passione in sé per sé, a questo punto vi chiedo anche cosa vi appassiona. Perché sapete, io dal 2020 in poi credo di aver scoperto, o anzi per meglio dire riscoperto, una serie di cose che prima mi rendevano molto felice e che per qualche motivo nel mio percorso di vita ho completamente tralasciato in favore di altre. Sono contenta di essermi dedicata a tutto quello che mi è sempre piaciuto fare. Per tanto tempo questo, il disegno, l'animazione sono state proprio l'unico pallino e l'unica cosa che avevo in testa, ma devo dire dopo il Covid c'è stato un momento in cui mi sono detta: se io non metto il naso fuori di casa e non faccio qualcosa di completamente diverso, esplodo. Il qualcosa di completamente diverso è stato lo sport, ma io sono sempre stata una bambina sportiva da piccola, fino al sopraggiungere dell'adolescenza, che quello è una nota dolente per tanti. Ricominciare a fare sport dopo tanti anni non sapete quanto mi ha non solo reso felice, ma proprio mi ha dato una carica su cui prima non pensavo di poter contare. Sono partita con l'arrampicata, che io, essendo nata e cresciuta in provincia di Arezzo, nella Val di Chiana, ho sempre visto solo pianure attorno a me. Non pensavo che le montagne potessero essere scalate con così tanto entusiasmo. Quindi la passione per l'arrampicata è stata una cosa che mi ha tenuto sveglia e operativa e in piedi ed entusiasta negli ultimi 4 anni. Ma vi dico anche che non mi interessa parlarvene troppo, perché dal 2020 ad oggi le palestre sono così sature di persone che non penso proprio che l'arrampicata abbia bisogno di ulteriore divulgazione. Anzi, siccome non mi piace avere a che fare con troppa gente quando vado ad arrampicare, egoisticamente adesso vi disincentiverò ad andarci. Ragazzi, l'arrampicata è uno sport terribile, ve lo sconsiglio. Brutto, fa venire male alle dita. Questo sport così brutto, terribile, insignificante, insipido che sto praticando mi ha persino portata a voler associare adesso la palestra, perché sentivo di poter integrare quell'allenamento lì ad un altro semplicemente in sala pesi o aerobico, e quindi devo dire che per me questo processo chiamato invecchiamento non si applica. Al momento, di anno in anno, sento che il mio corpo funziona meglio. Per parlare 2 secondi del disegno prima di chiudere questo capitolo, ho quasi finito il corpo dell'aragosta. Cercando di creare sempre delle armonie di colori diversi, per forza di cose a un certo punto mi sono ritrovata a dover utilizzare i colori nudi e crudi, quindi proprio il verde intenso, il viola intenso, e quelle devo dire sono le parti che mi soddisfano di meno. Però vabbè, è andata così. L'immagine nel complessivo farà comunque un bel effetto. C'è da dire anche un'altra cosa, ovvero che nel frattempo sono passate altre 3 ore, ma la fase intermedia è sempre quella un po' più difficile. È passato l'entusiasmo iniziale, perché quando inizi un nuovo
progetto c'è sempre una prima fase di pura gioia per questo nuovo progetto che sicuramente verrà ottimamente. Sul finale anche, perché comunque vedi la fine e dici non vedo l'ora di consegnare, non vedo l'ora di vedere come sarà il risultato finito, tutti i miei sforzi finalmente coronati da questo cappello che potrò mettere sull'intera opera. Ma quando sei a metà e sei lì e dici ma che me frega, ma io questa cosa la tiro un po' via, ma chi se ne frega? Ed è proprio lì che bisogna tenere duro. Ecco quindi che cosa ho realizzato fino ad ora. Manca la testa e la che è la finale, quella un po' deforme, ecco. Le ho lasciate per ultime proprio perché sono le parti più importanti. È una bella idea quella di lasciarsi le parti più importanti per ultime, perché di solito alla fine si è raggiunto un certo grado di manualità e quindi diventa più facile ottenere il risultato che vorresti. Un altro paio di ore e quest'opera dovrebbe essere finita. Andiamoci dentro. Comunque in questo video abbiamo parlato di tante cose non strettamente legate al disegno in sé per sé, ma più all'approccio che si può avere nei confronti di una passione, del ricaricarsi. Insomma, non è stata una conversazione perché a tutti gli effetti sto parlando solo io. Però mettiamo il caso che questo monologo stimoli in voi una risposta e che quindi poi sotto nei commenti si sviluppino delle conversazioni a riguardo, sappiate che ne sarei molto felice, perché è un periodo dove ho veramente tanta voglia di sentire diverse campane a riguardo. Sappiate che comunque, malgrado tutto, io la sezione commenti la leggo sempre. Se c'è una parte del web dove il mio occhio ricade sempre è YouTube. E mi ricordo ancora molto bene sto periodo in cui i video duravano 2 minuti, 4 minuti e c'era questa leggenda che non si potevano fare video più lunghi perché non li avrebbe visti nessuno. Poi c'è stata una crescita di YouTube e i contenuti lunghi sono diventati il nuovo formato. E poi adesso c'è TikTok e Instagram, adesso se ti guardi 15 secondi di fila di un qualcosa è grasso che cola. E invece no, io voglio fare contenuti qui, lunghi quanto mi pare, prendermi tutto il tempo, disse quella di cui 2 anni dopo non si ricordò più nessuno perché erano tutti troppo impegnati a guardarsi i video di 15 secondi. No, io ve lo dico, io ci credo molto nei contenuti lunghi, ma bla bla bla, anche qui sulla relazione tra i contenuti lunghi, corti, la mia opinione a riguardo, si potrebbe fare un'infinita digressione che magari oggi vi risparmio, ma chi lo sa, potrebbe essere da spunto per qualcos'altro. Devo dire che sul finale tutto sembra roseo, mi sono messa a realizzare questa chela deforme, verdastra, rugosa, con un entusiasmo di cui non pensavo di essere capace. Mi è piaciuto anche molto il risultato, devo ammetterlo, queste sfumaturine che vanno dal verde acqua all'azzurro, al verde fonesta per le tonalità scure, insomma tutta questa parte l'ho trovata veramente carina. Forse l'unica che non mi convince tanto è la parte della bocca. Non avevo tanta varietà di colori per poter fare le labbra diverse dalla lingua, poi volevo fare la lingua piena di bubboncini e non ci sono riuscita, o non ho avuto il coraggio di farlo per paura di rovinarla. Insomma, ci sono una serie di accortezze, piccole correzioni che avrei voluto fare ma non sono riuscita, e in particolare non mi piacciono i denti perché per scurirli ho dovuto utilizzare l'azzurro e invece avrei preferito ottenere un risultato diverso. Vogliamo vederlo questo risultato finito? E vediamolo. Questa è niente po' di meno che la mia aragostina. Lo so, è un soggetto strano, fa niente, volevo divertirmi a fare sta cosa. Mi piace il fatto che sia così colorata e poi secondo me sarà carino appeso laggiù in mezzo al resto delle cose. Ho iniziato ad appendere un po' di cose perché mi sono detta sto studio se no è troppo insipido, mettiamoci un po' di colore. Una cosa che ho intenzione di fare è aggiungere un po' di penna bianca in giro. Non è in questo set, naturalmente, la vado a prendere dalla mia dispensa, però un po' di penna bianca in conclusione ci sta, aggiungerà sicuramente un tocco importante. Ragazzuoli, che dire, spero che questa illustrazione vi piaccia. Ce la vedrei su un tatuaggio, immaginatevela sulla mia schiena, ce la vedo bene qui. Voilà, 10 ore dopo eccoci qua con una consapevolezza in più, ovvero che se uno vuole davvero prendersi il proprio tempo può farlo. E adesso torno a consegnare 400 progetti, mandare 300 email, rispondere a 2 telefonate che mi hanno cercato di fare mentre registravo questo video e oltre. Ce la faremo. Se avete voglia lasciate anche un commentino qua sotto facendomi sapere che tipologia di video vi piacerebbe vedere di più su questo canale, così per curiosità. Grazie mille per aver visto il video, vi mando un saluto, un abbraccio, un buffetto